Ciao Marco, vediamo di raccontarci un po' al pubblico. Ciao Gianlazzaro e un saluto a tutti gli amici del Backgammon. Allora, partiamo. Sicuramente non hai iniziato ieri a giocare a backgammon, per Eh, cui non proprio io. raccontaci un po' come ti sei avvicinato a questo gioco e che cosa ti ha attirato di questo gioco. Sì, sì, più che altro come lui si è avvicinato a me, perché questo è un gioco che più che attirarci, non so come dire, è lui che attira noi in qualche modo. Allora, io ero in Grecia e ho iniziato come tanti che hanno fatto la vacanza in Grecia o in Turchia e hanno visto tutti questi che giocavano a backgammon. Ero con un amico col quale solitamente giocavo a scacchi in un pub e abbiamo chiesto al barista: scusate, avete una scacchiera? No, se vuoi c'è questo gioco qua, to, gioca. Vabbè, proviamo. E da allora, insomma, abbiamo iniziato a scoprire questo gioco così in Grecia o come tanti altri in Turchia, Medio Oriente, dal- insomma, quei posti dove il backgammon è molto diffuso anche per strada. Ok, poi sei andato avanti, hai ottenuto ottimi risultati, ricordo ad esempio un titolo di campione del mondo. Quali sono state Sì, le tue sì, più sì, beh, grosse allora, soddisfazioni? allora, chiaramente prima di arrivare lì, io una volta tornato a casa mi sono trovato il backgammon sul computer, ho iniziato a giocare un po' online e poi ho cercato di capire dove si giocasse online e ho scoperto il Circolo del Backgammon di Milano. Quindi poi frequentando, iniziando a giocare così nel club, piano piano ho capito che se volevo salvare la pelle dovevo migliorarmi assolutamente e quindi ho iniziato a studiarci, a cercare di insomma migliorarmi. Il modo migliore per migliorarsi in questo gioco è studiare, magari comprarsi quei libri dove spiegano concetti, allenarsi col computer e magari trovare un trainer, un maestro col quale fare lezioni. Ok, come, come titolo appunto nelle graduature BIMAB sei arrivato al titolo di M1, che è giusto un gradino al di sotto del prestigioso titolo di grande maestro. Come sei, Io dico, come sei riuscito ad arrivare a io questo livello? dico sempre, meglio maestro di primo livello che gran maestro di terzo. Ovviamente lo dico così per scherzarci sopra, ma è già M1 per me insomma, è tantissimo. Non so neanche come ci sono arrivato, ma probabilmente è stato quel periodo dove bisognava, insomma, essere a un certo livello per entrare nella nazionale per poi giocarsi il campionato del mondo a Jesolo, scusate, al Lido di Venezia. E quindi mi ricordo che mi ero impegnato parecchio a studiarci e quindi insomma sono arrivato a questo titolo oltre le mie aspettative e poi al Lido di Venezia è successo tutto il resto, la grande soddisfazione di vincere il titolo mondiale. Eh, bella soddisfazione. Sì, sì, beh, a livello di gioco credo che sia stata la soddisfazione più grossa che abbia mai avuto. Poi una vittoria di squadra e benissimo. E oltretutto il Lido di Venezia è stata una rivelazione per tante cose. Senti, invece una domanda particolare sul nuovo regolamento, ma che secondo me dà anche una luce sull'approccio al gioco.
Il nuovo regolamento prevede che l'organizzatore, la direzione del torneo scelga tra legal move e responsible move. Ci spieghi che cosa sono e come la vedi? Ma allora, a me non dispiace che ci sia un atteggiamento di questo tipo, quindi avvisare l'avversario, guarda che hai mosso in un modo che ti svantaggia. Ecco, quindi da una parte mi piace questo aspetto. Però io devo dire che sono sempre stato anche della scuola, come dire, che anche la svista fa parte del gioco. Una svista, quindi una illegal move che ti svantaggia, la vedo quasi allo stesso modo di una svista che non avevi visto che c'era una pedina da mangiare oppure che con un doppio 4 chiudevi un prime. E quindi in un certo senso non mi dispiace anche il fatto che se tu non stai attento, insomma, fatti tuoi. Se io sto giocando con te e, e tu mi prendi sul serio, allora voglio che ci sia attenzione da parte tua. Quindi sì, va bene la legal move che è diciamo un approccio molto anglosassone, molto europeo, eh, però non mi dispiace anche ecco, l'atteggiamento, come dire, che non siamo in un mondo perfetto e quindi il backgammon che è un po' uno specchio del mondo, consenta anche questo tipo di gioco con svista fatti tuoi. Ok. Invece, tornando proprio agli aspetti più pratici del gioco, secondo te nel backgammon contano di più capacità tecnica, capacità psicologica, studio o pratica? Allora, conta soprattutto la capacità tecnica. Ehm, ecco, poi ci possiamo, come dire, eh, possiamo anche riconoscere altri aspetti, il karma che sicuramente ha la sua importanza, o il fatto di chiamare i dadi col pensiero, come qualcuno sostiene di saper fare. Però alla fine, ecco, io vedo l'atteggiamento di molti campioni, su tutti Lorenzo Rinaldo, che lui ha proprio questo atteggiamento nel dire io gioco quasi non contro l'avversario, ma contro me stesso e cerco di fare il meglio che posso fare. Poi, se vinco o se perdo, quasi non ha importanza. L'importante è che io ci metta tutta l'attenzione e tutto quello che ho imparato, tutta la scienza che ho imparato. Poi le vittorie e i buoni risultati sono una conseguenza. Ecco, mi allineo molto a questo pensiero e credo che sia l'approccio giusto. Poi, chiaro, insomma, avere anche un buon karma sicuramente aiuta, giocare senza paura, ecco, questo è molto importante. Collegato a questo, vedi il backgammon più come uno sport o più come un gioco d'azzardo? Il backgammon è uno sport della mente. Sì, capisco, ci sono i dadi per cui è un po' classificato dai più come un gioco d'azzardo, ma in realtà sì, l'azzardo fa un po' parte di questo gioco è anche, diciamo, un aspetto del gioco che ci dà emozione, un po' come anche nel poker, quindi sì, c'è l'azzardo, ma poi
ai tavoli finali arrivano sempre quelli che sanno giocare, un po' come nel backgammon, quindi e non posso non vederlo come uno sport della mente. Ecco, chi lo relega a gioco d'azzardo puro, secondo me non ha le idee molto chiare. Quindi skill più che luck, in due parole. Eh, sì, 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 cioè io ecco, penso che sia di fatto uno sport della mente. Ok. Senti, e a livello invece di caratteristiche personali, quali sono i tuoi tratti di personalità, le tue caratteristiche che ti tornano più utili, che applichi di più nel gioco del backgammon, o quelle che ti penalizzano invece? Ok, ok. Allora, nel gioco quello che mi aiuta e nello stesso tempo anche mi penalizza è l'ottimismo. Quindi a volte sono un po' troppo ottimista, appunto. E qualche volta l'essere ottimisti aiuta, altre volte ci penalizza inesorabilmente. Ecco, credo che sia questo. Poi sì, probabilmente anche un po' di presunzione viene fuori. Io sono un po' presuntuoso, quindi a volte magari tendo a sottovalutare l'avversario e questo anche è una cosa che mi penalizza Che poi ci punisce. e ci punisce, sì, senza pietà. E invece, oltre che giocatore, soprattutto ultimamente, almeno per quello che vedo io, ti stai occupando molto della diffusione del gioco. In particolare all'interno del tuo circolo, il CDBM, stai portando molte novità. Ci puoi raccontare qualcosa? Sì, allora il circolo del backgammon di Milano negli ultimi anni ha avuto una svolta molto positiva. C'è stato, diciamo, un cambio al timone, ma non che prima le cose fossero fatte male. Diciamo che forse prima c'era un aspetto molto tecnico e magari i nuovi arrivati erano un po' snobbati, ma io stesso tendevo ad avere un atteggiamento così un po' chiuso. Poi, insomma, ci siamo riuniti una sera e ci siamo detti, guardate che qua dobbiamo fare qualcosa che vada nella direzione dell'accoglienza, di cercare, insomma, di creare un posto dove ci sono forti giocatori, ma anche l'accoglienza di nuovi potenziali forti giocatori. Quando uno comincia è sempre chiaramente un po' debole nel gioco, ma c'è la possibilità di migliorarsi. Quindi io, grazie al consiglio che mi sostiene tantissimo e che fa un grosso lavoro, diciamo, dietro le quinte, siamo riusciti, insomma, a creare un ambiente a Milano dove c'è l'accoglienza, dove c'è una sessione didattica, dove ci siamo messi noi in prima persona a insegnare, a cercare di diffondere le regole, le strategie del gioco. Unito a questo ci siamo scelti anche una sede di gioco bella. Ecco, io sono fermamente convinto che il gioco da solo non basta per attrarre nuovi giocatori. Ci vuole anche l'aspetto conviviale, l'aspetto che sottolinea la bellezza del gioco, ma anche il fatto di giocare in un clima amichevole, dove c'è lo sfottò, dove insomma ci sono
queste cose che creano aggregazione, dove si crea non solo un ritrovo tra avversari, ma un ritrovo tra amici. Sono Ecco, d'accordo. questo è Il quello piacere di che... stare assieme, insomma. Sì, sì, il piacere di stare assieme, tant'è che al Circolo del Begemon, poi fuori dalla sede, organizziamo anche eventi che facciano appunto aggregazione. Io ultimamente ho scritto un messaggio a proposito del nostro torneo del 7 aprile all'Idroscalo, dove io dico è una grigliata e poi c'è anche un torneo di backgammon. Non l'ho scritto per caso, ecco, vuole essere proprio questo lo spirito del gioco per come è la nostra visione. E su questo, ripeto, il Consiglio mi sta dando una grossa mano, molto sostegno e remiamo tutti nella stessa direzione. Ottimo, ottimo lavoro, complimenti, vai avanti così, andate avanti così perché è importante. A proposito di tornei che non sono solo aspetto agonistico, ma in questo caso uniscono una piacevolissima vacanza, l'anno scorso hai fatto parte del gruppo organizzatore di un torneo particolare in una località incantevole, l'isola di Filicudi. Ci racconti qualcosa? Ecco, allora, quest'idea è nata con Valeria Molinari. Grazie a un suo contatto abbiamo cercato di capire se c'erano le basi, la possibilità di organizzare un torneo in un posto così remoto, così, insomma, difficilmente raggiungibile per tanti. Poi in realtà, ecco, è tutta una questione di volere. Le persone che abbiamo invitato ci hanno seguito e quindi non li ringrazierò mai abbastanza per la fiducia che ci hanno accordato. È stata, insomma, una sfida molto, molto ardita. Però ecco, quando c'è una visione, il solito ottimismo da parte mia, che anche questo ha fatto la sua parte, e l'ottimismo anche da parte di chi ha collaborato, quindi grazie anche alla grande generosità di Sergio Casoli che ci ha ospitato per questo evento, siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa che veramente pochi ci avrebbero scommesso. Quest'anno contiamo di replicare questa esperienza. Ecco, ripeto, anche ehm, questo torneo va nella direzione della visione che abbiamo, quindi il backgammon unito alla bellezza e alla convivialità. Quindi questo riflette esattamente la visione che abbiamo io, Valeria, Sergio e tanti altri su come sviluppare, come attrarre persone. A Filicudi ci siamo trovati a giocare anche con persone del posto che erano molto incuriosite e anche, insomma, si sentivano molto, mh, si sentivano insomma a vivere un'esperienza con giocatori di levatura internazionale. Ecco, quindi questo è stato a livello di organizzazione
direi sicuramente la mia più grossa soddisfazione. Posso confermare in pieno, io sono stato tra i fortunati partecipanti e ho un bellissimo ricordo, mi sono trovato benissimo, un'esperienza sicuramente molto molto piacevole. Quindi complimenti anche per questo. A te e a tutto il gruppo che ha messo su questo bellissimo evento. Grazie. Per terminare, una domanda sul futuro. Come vedi il futuro del backgammon? Può diventare un gioco della mente, essere riconosciuto come sport? Secondo me sì, sì, assolutamente, per i motivi per cui ecco, ritenevo appunto che è uno sport della mente, perché comunque al di là della magia, della bellezza del gioco, poi dietro il gioco ci sono calcoli matematici anche molto complessi che vanno fatti per, non dico vincere, ma almeno avvantaggiarsi. Ecco, riguardo al futuro della diffusione, io credo che comunque bisogna puntare soprattutto sull'attrarre tanti giocatori, ce ne sono veramente tantissimi che giocano a backgammon, così magari giochicchiano tra amici, e molti di loro non sanno neanche che esiste un circuito così ben organizzato come quello italiano, non sanno dell'esistenza di alcuni club locali. Ecco, quindi io credo che per crescere il backgammon abbia bisogno di far sapere che c'è a queste persone appunto che giochicchiano così con gli amici o col computer, magari pensano anche di essere fortissimi, poi quando arrivano nei circoli capiscono che forse c'è ancora qualcosa da imparare. Ma la diffusione in ogni caso deve passare dalla bellezza. Ecco, io in questo sono molto, molto, come dire, vado in questa direzione. Oltre a essere la mia visione e quello di Valeria, abbiamo anche un giocatore che si è avvicinato in questi ultimi anni al Circolo di Milano, che è Giovanni Busnak. Anche lui è uno che ha questa visione di sport della mente, va bene, d'accordo, però unito a un qualcosa di artistico che debba attrarre le persone che sappiamo che sono attratte da questo gioco, che sono variegatissime. Nello stesso tempo, a me piace anche questa dimensione di gioco di nicchia. Ecco, il backgammon ti permette di entrare in un circolo in qualsiasi parte del mondo e fare nuove amicizie in un attimo. È veramente una cosa bellissima questa. Quindi va bene lo studio, va bene ecco, il allenarsi, migliorarsi, ma tenendo conto di questi aspetti, ecco, che sono gli aspetti artistici e di bellezza. Un torneo di backgammon deve essere fatto in un posto bello. Questo è, secondo me, la base per attirare nuovi giocatori e quindi avere una grande diffusione. Sono d'accordo e sottolineerei il fatto che Valeria e Giovanni, giusto per fare un esempio, vengono proprio dal mondo dell'arte, cioè sono comunque degli artisti, per cui questo è ancora più importante che vedano il backgammon in questo modo. Eh, Sì, sì. assolutamente.
Vabbè, Sì, 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 certo. Poi eh, noi siamo in un periodo, secondo me, molto positivo. Ci sono tanti personaggi che si prodigano per trovare modi per diffondere il gioco. Mi vengono in mente Massimo Trovò, Daniele Rotondo, oltre, vabbè, gli organizzatori storici, Alfonso, Cesare, Andrea De Zandonati, che fanno tutti un lavoro molto, molto tenace e insomma ci credono tutti. E io sono sicuro ehm, che andando nella direzione appunto della bellezza, della convivialità e della perseveranza, le cose non possono che migliorare. Ecco, riguardo al circuito nazionale, mi sentirei di aggiungere il fatto che trovandoci in Italia, che è un paese bellissimo da cima a fondo, e questo ci consenta ancora più facilmente di attrarre persone da tutto il mondo. Chiunque nel mondo una vacanza in Italia se la fa volentieri, quindi se tra questi che vogliono visitare l'Italia ci sono personaggi che giocano a backgammon, bisogna insomma fare in modo di attrarli organizzando eventi in posti belli. Non si può sbagliare. certo, in Italia abbiamo sicuramente questo grosso vantaggio. Ok, direi che possiamo chiudere qui. Grazie Marco per averci raccontato un po' la tua esperienza. Grazie per tutto quello che stai facendo e andiamo avanti così. Grazie a te, Gianlazzaro, sei tu che stai facendo tantissimo e eh, nessuno ti ringrazierà mai abbastanza per questa attenzione che hai nella diffusione, diciamo, mediatica. Complimenti a te e un saluto a tutti. Grazie ancora, a presto.